Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. L'argomento di oggi ragazzi è la risposta a una domanda che mi avete fatto veramente in tantissimi nei commenti sia su Facebook che su Instagram che anche su YouTube. Come avete visto negli ultimi tempi ho cominciato a fare dei camera car veramente particolari e tutti mi avete chiesto ma come fai a fare questi camera car? Come fai ad avere delle riprese così realistiche e a posizionare la cam così in basso in modo da avere questa visione in soggettiva come se fosse il pilota a vedere? Oggi ragazzi vi svelerò tutto ma dopo la sigla. Eccoci qua ragazzi, allora direi che una delle chiavi per effettuare camera car così belli e così realistici è la telecamera. Io utilizzo la Insta360 Go 2 che ha il vantaggio di avere la telecamera estraibile e molto piccola e leggera, solo 30 grammi di peso. Tengo a precisare ragazzi che questo è un video del tutto gratuito. Insta360 non mi ha dato assolutamente niente per realizzare questo video, ma voglio darvi un aiuto, voglio dare un aiuto a voi modellisti in modo che possiate anche voi effettuare delle bellissime riprese e magari, che ne so, condividerle con me o aprirvi anche un canale YouTube, chissà. Quindi il primo trucco è la telecamera. Questa è piccolissima ed ha un'altra caratteristica fondamentale. È giroscopica. Ciò vuol dire che mentre ad esempio la macchina si inclina o si prendono le buche e quant'altro, la telecamera mantiene la linea dell'orizzonte parallela. Quindi fa un po' quello che fanno le cam posizionate sui codoni delle moto da MotoGP, ad esempio. Tengano sempre la visuale stabile e inclinano soltanto il soggetto. Quindi ragazzi, quando vedete degli whip particolari e li vedete con questo effetto caratteristico, è esattamente una caratteristica della telecamera. All'interno della confezione trovate diversi tipi di supporto per la cam. La cosa bella di questa telecamera è che è magnetica. Quindi praticamente ha il retro magnetico e potrete utilizzare i supporti con il loro stesso magnetismo. Il primo supporto è il case stesso della telecamera, che ha dei tasti per guidarla, potete anche guidarla dalla app sul telefonino, e ha anche un treppiede nel caso che vogliate registrare tenendola appoggiata sul tavolino. Quindi come cam per un vlog potete fare pressoché qualunque cosa. Gli altri supporti disponibili sono il supporto a collana, che come funziona? Vedete, ve lo mettete al collo, lo mettete all'interno della maglia e la telecamera si attacca, vedete, precisamente alla collana. Quindi potrete fare delle riprese, dei pit walk all'interno dei box e quant'altro. Un altro supporto è questa basetta adesiva che vedete si può attaccare alle automobili, si può attaccare a qualunque tipo di supporto e anche qua vedete la telecamera è magnetica e ci va dentro perfettamente. E last but not least abbiamo il supporto che io utilizzo per le riprese dal palco, che è il supporto da cappellino. Questo vedete è il supporto per il cappellino. Inserite la telecamera e attraverso queste linguette potete appenderlo al cappellino. Guardate, vi faccio vedere. Così avrete una visuale in prima persona con un peso veramente leggero. Io ho usato anche la GoPro, infatti ho anche la GoPro per alcuni tipi di riprese, ma è molto più pesante, quindi praticamente fa cadere il cappello via via che si continua a correre e quindi ogni tanto dobbiamo ritirarlo su, mentre questa è talmente leggera che praticamente sembra quasi di non averla. E adesso ragazzi so che aspettate questo momento, volete vedere come
ancoro la telecamera alla carrozzeria. Vi dico già ragazzi che c'è un po' di lavoro da fare. Allora, per prima cosa dovrete prendere una scocca vergine e con la pistola a caldo creare un angolo di 90 gradi sul vetro davanti e successivamente con colla epossidica o con cianacrilato più bicarbonato, come ho già detto nel video sulla riparazione delle scocche, vi lascio il link in alto a destra, o comunque con qualunque tipo di colla voi siate sicuri di ancorare questo supporto, dovete appunto posizionare il supporto in modo che quando installate la telecamera l'obiettivo sia esattamente al centro del vetro. In questo modo, guardate. Come vedete, l'obiettivo è al centro della macchina e successivamente io ho messo questo stretch per tenere la telecamera ferma che ho ricavato da un portacavi di una telecamera. Vedete, in questo modo la telecamera è ferma sopra la carrozzeria e anche se cappottate l'alettone toccherà prima della telecamera e non succederà mai niente. Adesso vi faccio vedere anche le dimensioni a confronto di una GoPro. Io ho anche la GoPro, mi trovo benissimo, la uso tantissime volte. Guardate la differenza. Le differenze, oltre a quelle dimensionali, appunto perché questa è veramente leggerissima rispetto a questa, e questa ovviamente non sta qua davanti, perché vedete l'altezza supera quella del tetto, quindi l'unica maniera per effettuare dei camera car con la GoPro è metterla in questa posizione. Oltre a questo, chiaramente questa ha della qualità video diversa e registra fino a 4K e non ci sono limiti di tempo di utilizzo, mentre questa al momento con il software attuale registra massimo mezz'ora di fila e registra massimo in 2,5K. La Insta360 Go 2 ha tantissime funzioni per vari tipi di ripresa come il time lapse, come gli slow motion, potete fare le dirette, all'app del cellulare con la quale potete veramente sbizzarrirvi nelle funzioni e anche un editor video all'interno dell'app dove potete creare dei video veloci. Io vi consiglio sempre di usare un software come Premiere Pro, come DaVinci Resolve, insomma un software di montaggio, perché ovviamente il risultato sarà diverso. Non vi sto a parlare più di tanto di tutte le caratteristiche video della telecamera, perché in giro per la rete troverete tantissimi che hanno parlato di questo tipo di telecamera e di altri prodotti della Insta360. Quindi potete andare a vedere altri video. Io vi ho parlato più che altro della parte relativa all'RC Racing, quindi come potete fare per creare anche voi dei camera car favolosi. Ragazzi, se guardando questo video vi fosse venuta voglia di acquistare anche voi una Insta360 Go 2, vi lascio due link in descrizione del video, quindi espandete la descrizione e troverete i due link, uno della Insta360 Go 2 da 32 GB e un altro di quella da 64 GB. Sono due link di Amazon, la pagherete esattamente nello stesso modo che se andate sul sito di Amazon a comprarla direttamente, ma acquistandola attraverso i link darete una mano a me e al mio canale con una piccola percentuale sul vostro acquisto. Spero con questo video di aver risposto veramente a tanta gente che mi ha domandato nei svariati commenti che ci sono stati sotto tutti i post dove ho condiviso con voi dei video camera car, e anche a quelli che mi hanno scritto in privato e ai quali purtroppo non ce l'ho fatta rispondere. Ragazzi, colgo anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi seguono su Facebook e su Instagram, perché questo mese, ragazzi, abbiamo veramente spaccato. Siamo a 1.200.000 interazioni, quindi tra visualizzazioni, mi piace, commenti e condivisioni fatte sui miei contenuti. Quindi
Grazie mille, è un risultato sinceramente per me inaspettato, perché ricordiamoci sempre che parlo di modellismo radiocomandato, quindi è una cosa sicuramente di nicchia e quindi sono contentissimo che tanti non modellisti abbiano visualizzato i miei contenuti. Ovviamente non ci sono 1,5 milioni di modellisti, credo, in tutta la terra e quindi ovviamente qualcuno di non modellisti avrà visualizzato sicuramente e quindi chissà che qualcuno di loro non gli prenda la voglia di cominciare con il modellismo. Questo è in realtà lo scopo di questo canale, lo scopo mio e di tutti i miei social network. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, mettete mi piace a questo video. Ormai ragazzi le cose che dico sono sempre stesse e le dico perché ci sono differenze statistiche tra il dirlo e non dirlo. Io ho fatto una comparazione di quando dico iscrivetevi al canale e quando non lo dico, e gli iscritti ragazzi sono superiori quando si dice di iscriversi. Quindi lo ripeto tutti i video e mi raccomando fatelo però. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!